Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci occupiamo della recensione del cordino Thai Sublime di casa Tessiland che già vedete qui in qualche variante. Io vi anticipo, vi spoilerò che si tratta del mio cordino preferito in assoluto per la realizzazione delle borse. Ne ho provati davvero svariati anche di varie altre case e devo ammettere che il cordino Thai Sublime tuttora, a mio parere naturalmente, è inarrivabile. Per morbidezza, per facilità di lavorazione, non dà fastidio alle dita, scorrendo sulle dita, volendo andare a realizzare dei progetti anche impegnativi, anche delle borse piuttosto grandi, quindi lavorazioni lunghe, non appesantisce, non dà fastidio, non brucia. Alcuni cordini, in particolare quelli sintetici, danno quel bruciore alle dita. Non ditemi che non vi è mai capitato durante delle lavorazioni di cordini che lasciano un po' il tempo che trovano. Una cosa molto interessante del filato Thai Sublime è che seppure possiamo vedere che sia un filato piuttosto sottile, è quasi autoportante. Se lavorato adeguatamente con un bell'uncinetto giusto, assolutamente resta rigido e quindi molto spesso, come avete anche visto in alcune delle borse più recenti nel mio canale, non ho utilizzato reti per sostenere le borse. Il cordino Thai Sublime si presenta in rocche da 200 grammi per circa 280 metri. Questo vuol dire che per ottenere una borsa media possiamo utilizzare tranquillamente una rocca e ce ne avanza un bel po'. Abbiamo un diametro di circa 2 mm e l'uncinetto di lavorazione consigliato è il 3 o il 4. La composizione del cordino è poliestere e poliammide, non è specificato nel sito in quale percentuale. Come mi sono trovata io a lavorare questo filato? Ho spoilerato a inizio video, è il mio preferito, assolutamente. Credo tuttora che sia spanne sopra gli altri filati di lavorazione. Naturalmente bisogna sempre basarci sulla finalità, quindi sul progetto che andiamo a realizzare, ma nella quasi totalità dei casi io ho trovato il Thai Sublime veramente superiore. Ci ho realizzato la qualunque, come vedete, borse piatte, borse sostenute, borse su rete. Vi mostro uno dei progetti per darvi l'idea di ciò di cui sto parlando. Qui ho utilizzato due colori, il crema e questo bordeaux. Questa era una rocca intera, ovviamente lavorato mezza borsa perché l'altra mezza è stata lavorata con il crema, ma vedete già quanto filato mi è avanzato, quanto me ne è rimasto e vedete che la borsa non è così piccola. Infatti è una borsa media perfetta per tutti i giorni. In questo caso ho lavorato mezze maglie alte per creare questi pois che tra l'altro vedremo anche in un qualche altro progetto. Tolgo la carta e posiziono la borsa. Resta assolutamente in piedi da sola. Non ho aggiunto nulla perché come vedete abbiamo il fondo in bella vista e anche la lavorazione, il retro della lavorazione. La borsa sta assolutamente in piedi e quindi questo va a confermare la meravigliosità di questo filato e vorrei davvero che mi diceste voi che cosa ne pensate, se lo avete lavorato, se vorreste lavorarlo, se questa recensione vi ha dato lo spunto in più per poterlo provare e se vi è stata utile. Spero davvero di sì e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social. Vi lascio il link in descrizione. Vi aspetto la prossima settimana con una nuova recensione.